ciao a tutti, buongiorno. Oggi sono qua, sono in scooter e sto attendendo che devo andare a rimediare a una documentazione sbagliata che ha avuto il mio babbo. E via che gli uffici sono aperti ma non c'è nessuno e quindi fra un po' riprovo le solite cose all'italiana. Siamo un bel paese anche per quello, bisogna dirsele le cose. Mi ha fatto molto piacere ieri sentire la partecipazione a questa piccola diretta sul pirata, però mi dispiace che a volte non sia così ben compresa la cosa, ci siano chi sente contrarietà, perché dico sempre non è un riflettere per togliere qualcosa a qualcuno, ma un riflettere per aggiungere, per dare il giusto senso alle cose, il giusto senso alle interpretazioni, attraverso il quale voi ottenete la libertà spirituale di poter capire le cose, se non spirituale almeno di conoscenza, e quindi insomma spero che questa cosa sia stata giustamente capita e interpretata. Bene, e finché mi scaldo a questo pallido sole, così vedete anche la mia bella pelata, visto che ho il casco e ovviamente l'ho levato per respirare un attimo di aria, portiamo avanti un po' anche il discorso che appunto ho iniziato ieri con la diretta. Il fatto che ci sono delle cose, delle credenze, delle cose che ci sono state tramandate, ma che in realtà poco hanno a che vedere col divino, sono regole giustamente che ci siamo dati noi umani, nel caso delle chiese che si sono date le chiese. Come dico sempre, se tu vuoi partecipare a questo club ti attieni alle regole del club, che però hanno un motivo di essere per le chiese stesse, ma non hanno un motivo di essere per Dio. È per quello che io sul pirata qua vi faccio sempre la famosa destrutturazione. Cosa vuol dire destrutturazione? Vuol dire appunto sganciarsi da alcune credenze, da alcune culture, da alcune tradizioni che però sono nate nei secoli ma non hanno niente a che vedere col cristianesimo originale, con la cristianità o quello che dovrebbe essere. Non hanno niente a che vedere con Gesù, che ci ha portato alla libertà. Il mio gioco è leggero e quindi deve essere come tale, il che non vuol dire indulgenza massima come noi siamo soliti come esseri umani a perpetrare su noi stessi, ma vuol dire che ci sono delle regole di equilibri, ma non sono troppo pesanti come invece quelli che poi noi nei secoli ci siamo messi, perché questi vincoli troppo pesanti ci rendono sepolcri imbiancati. Un altro avviso che ci ha fatto il buon Gesù, di non diventare come i sepolcri imbiancati che avevano gli antichi farisei, gli antichi ebrei. Questo per quale motivo? Perché abbiamo ceduto posto della spiritualità alla ritualità, a regole, regolette e ritualità che poco hanno a che vedere con la spiritualità. E noi invece dobbiamo intraprendere un percorso spirituale per capire che siamo prediletti figli di Dio, eccezionali figli di Dio, e che attraverso questa conoscenza e riconoscenza possiamo migliorare e accedere ovviamente a quello che noi chiamiamo paradiso, comunque all'aldilà, in maniera da essere preparati, pronti, di avere il lume acceso in attesa dello sposo. Spero che questa cosa sia chiara e chiarita una volta per tutte, definitivamente, almeno qua sul pirata dove ce ne parliamo tra di noi, tra virgolette. Scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate, se è stata chiara la diretta ieri, se sono stato chiaro oggi. Questo perché non vorrei che alcune cose vi facessero scappare via, vi facessero arrabbiare, vi facessero perché non comprese.
perché non capite, perché male interpretate. Come dicevamo ieri, queste discordie su come devo prendere la particola, se in bocca, se in mano, se su una spalla, cioè ha veramente poco senso, ha veramente pochissimo senso. Il fatto di non capire che comunione non è la comunione non è l'Eucaristia, ma la comunione era perché gli antichi cristiani non facevano l'Eucaristia come facciamo noi oggi, ma facevano un pranzo, condividevano, mettevano in comunione il pasto per chi ne aveva e chi non ne aveva, e quindi insieme si faceva come si faceva durante l'ultima cena con Gesù, si spezzava il pane insieme. Con questo non si contesta nell'Eucaristia, nella confessione, né niente, però chiaro, essere chiari nei concetti. L'Eucaristia come la conosciamo nasce più avanti nei secoli, come la Chiesa cattolica come noi la conosciamo nasce all'incirca verso il IV secolo, col concilio di Nicea voluto dall'imperatore Costantino. Allora questa cosa deve essere chiara e capita soprattutto dai cristiani, perché quello che noi dobbiamo sapere è ben descritto nei Vangeli. Quindi quello che non è descritto nei Vangeli l'ha aggiunto l'uomo. Ecco, con questo non voglio dire che quello che ha aggiunto l'uomo sia per forza sbagliato o sia per forza giusto. Vuole solo dire che è giusto essere a conoscenza di questa separazione delle due cose. Questo deve essere chiaro, senza offendere nessuno, senza denigrare nessuno, senza voler togliere nessuno o aggiungere a nessuno, ma solo spiegare, esemplificare, capire. Questo è l'obiettivo. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo, se la cosa è chiara, se è capita e percepita, così io mi so regolare se sono riuscito ad arrivare a spiegarvi le cose oppure se sono incapace di riuscire a spiegare determinate cose. Vi ringrazio sempre, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete il video sui vostri social, ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti da Armando, ciao!